già che l'estate sarà un'estate fanè, sarà un'estate un po' a riscoprire famiglie olfattive passate, come nell'ambito femminile la famiglia olfattiva Chypre, cioè quelle fragranze da sera, desuete, con bouquet fioriti, con note legnose sul fondo e con note agrumate in testa. Invece, contraltare maschile, famiglia olfattiva fougère, tra l'aromatico e le note invece un pochino più spinte legnose. Ma partiamo subito con le nostre donzelle. Allora, ho deciso anche di specificarmi un pochino l'età, perché sennò magari non sapete che cosa fare. La prima proposta è proprio la più fresca, la più nuova. Infatti quest'anno è uscito I Am Trash di ETAT LIBRE D'ORANGE. Questa fragranza che ha dietro un progetto molto composito, che tra l'altro ha scomodato anche l'agenzia di pubblicità dove io ho lavorato a Gilby & Mather. Saluto tutti i miei amati colleghi che sicuramente mi seguiranno. Proposta che va appunto a essere un po' pioniera del fatto che anche in profumeria non ci devono essere gli sprechi, bisogna rispettare l'ambiente, ma onde evitare di pestare preferisco mettervi la descrizione sotto, tutto il progetto preso direttamente dal sito che fa ETAT LIBRE D'ORANGE, e invece di parlarvi un pochino più della fragranza, che è una fragranza molto accattivante, molto poco fanè in questo caso, anche perché secondo me per un target di voi gentil donzelle intorno ai 20-30 anni, che parte con note fruttate, una nota di mela abbastanza percepibile e una nota più accattivante, più piaciona, che è quella del Molecule 01, cioè ISO e Super, quindi una nota completamente sintetica, che va a unirsi anche a delle note un pochino più legnose sul fondo, quindi per questo quasi potrebbe essere anche Chypre, perché comunque non ha proprio un agrume in testa, però ha un po' di fiorellini e anche note legnose, oh babba l'allergia, no, sul fondo. Dopo questa potete anche pensare, se non vi siete trovati, di utilizzare un Sunny Side Up di Juliette Zegan, uscito qualche anno fa, che vi parla invece di come una mattina possa iniziare dal verso giusto, di quando fate l'uovo e lanciandolo riatterra dalla parte giusta. Quindi questa è un po' l'idea di Sunny Side Up, che però forse in Italia non si capisce moltissimo, nel senso che non è un gergo che noi utilizziamo, un tipo di inglese che noi capiamo, però la luminosità della bottiglia magari può attrarre verso un'idea un pochino più estiva, che si sviluppa con note di legno di sandalo, ma anche con note fruttate, in questo caso un accenno fiorito, e quindi un po' come per M Trash lo stesso tipo di fragranza che ripesca in qualcosa di passato ma che è super contemporanea. Andiamo avanti invece con una proposta un pochino più fashion. Infatti il nostro Armani Privé ha sfoderato questa fragranza ormai già da un po' di anni, che è Iris CELADON, e quindi qua in questo caso di fanè abbiamo questa nota di iris, che è una nota sempre meno commerciale tra le note fiorite, e il profumo, essendo poi l'iris legato a un qualcosa di polveroso, un qualcosa di cipriato, che qui in questa famiglia un pochino Chypre crea quel punto problema. Chypre o cipriato? Che cosa vuol dire? Detto una volta per tutte, Chypre è il nome della famiglia olfattiva, cipriato è il nome di qualsiasi nota che ha un accenno polveroso, l'iris in particolare. Se l'iris è contenuto in un profumo della famiglia olfattiva Chypre, l'iris dà un accenno cipriato, una connotazione cipriata a un profumo Chypre. Spero abbiate capito una volta per tutte. Iris CELADON è un profumo molto interessante di iris, che parte molto accattivante e fresco per atterrare su una morbida idea polverosa di iris. Dalle modaiole invece passiamo più alle intellettuali, con la nostra Maria Candida Gentile. Qua in realtà andiamo a pescare un qualcosa a tratti anche di fougère, che poi esploderemo bene tra le fragranze maschili, ma in realtà anche qui abbiamo qualche fiorellino, anche qui abbiamo note fresche
che però appunto vanno a prendere da una parte più fougère, cioè una parte più verde, e il profumo però si asciuga più legnoso, e quindi lo vedo proprio indosso ad una signora un pochino più intellettuale. Profumo interessante, abbastanza delicato, che può essere molto piacevole per quest'estate, dandovi quell'accenno un pochino vintage. Ma andiamo avanti invece con l'ultima proposta, che è un profumo che è dell'anno scorso e che io ho adorato e adoro tuttora, che è UDAIPUR, con intanto una bottiglia bellissima di ETRO che ha questa nuova serigrafia. E UDAIPUR è un profumo chypre che si comporta proprio da chypre, con però delle note fiorite un pochino diverse dalla solita rosa e gelsomino che comunque c'è. Infatti abbiamo anche la magnolia, la gardenia e il loto, e abbiamo anche il pepe rosa e il bergamotto. Dalle note fresche, fiorite, accattivanti, vedrete come sarete contente, perché comunque il profumo si asciuga così delicato ma così di personalità, quindi non avrete la solita acquetta che si utilizza d'estate, che è un'acquetta che magari scompare subito, ma avete un profumo signorile ma molto piacevole e poco impegnativo soprattutto. Passiamo agli ometti, partendo sempre da quelli più giovani. Quest'estate che cosa faranno? Sicuramente potranno dimenticarsi di tutto o continuare a farlo, perché magari quando si è giovani si può anche non avere responsabilità, e lanciarsi con il cuore aperto verso la vita e verso l'estate, verso gli innamoramenti estivi, con il V1 di Map of the Art. Il V1 ha le note marine, degli accenni fioriti, agrumati, una base muschiata che proprio parla di trasparenza, quindi di profumo molto accattivante, di cui poi ti puoi anche dimenticare e goderti l'estate fantastica. Map of the Art, il cuore V1. Invece, come dimenticarsi cultori di Aventus, quindi in profumeria oggi come oggi neanche più si è interessati alla marca Creed, ma si è interessati alla marca Aventus, quindi sempre questo Aventus. Complimenti a Creed, continua il loro successo con quel profumo, ma vi consiglio di provare anche BOIS PARANA, un profumo che rispetto ad Aventus è un più disimpegnato, quindi un pochino più adatto ancora all'estate, sempre questa nota fruttata accattivante, però di ribes nero e non di ananas come invece in Aventus. Però un profumo che proprio nella stessa area olfattiva è di una casa importante di nicchia. BOIS sta per Bottega Italiana Spigo dal 1920, essenzieri ma anche portatori di un'italiana arte profumiera, che vi propone proprio un'idea, uno stile più estivo. Andando avanti, per chi vuole una fragranza con più corpo, c'è una Bois Noir. Dal fougère passa proprio alla nota più legnosa, quindi legno di gaiaco, legno di cedro, note anche di paciuli, legno di sandalo, note balsamiche, insomma un mix tra legnoso e balsamico che vi dà quella freschezza unita proprio al corpo tipico delle fragranze più maschili e più legnose. Robert Piguet è la marca che io vi straconsiglio sempre, sia nelle fragranze più antiche sia nelle nuove proposte. Il passo successivo però è quello di una fragranza più alternativa anche d'estate, quindi sono alternativo, non voglio assolutamente d'estate abbandonare tutto il mio essere alternativo, e quindi perché non portarmi una LITURGIE dessert di JOVOY, quindi un'idea proprio di fragranza più religiosa, perché mette in scena un incenso unita a una nota così accattivante che è quella di cipresso, intanto da tenere sotto la lente di ingrandimento, perché adesso stanno lanciando tante cose al cipresso, già ne sono state lanciate e è una nota secondo me molto interessante. Come vi ho detto nella story, se mi seguite su Instagram l'avete visto, andate a toccare una pianta di cipresso, toccatela, stringete forte il frutto e sentite quanto è buono quell'odore. Non partite dal presupposto che il cipresso è l'albero dei morti, che sta nel cimitero, ma lasciate stare, ma questo non è proprio la sede, perché in profumeria si utilizza tantissimo per dare proprio questa idea più verde alle fragranze.
fragranze che però hanno dentro note balsamiche o note legnose, quindi un'alternativa di freschezza al solito agrume piuttosto che al solito fiore delicato o alla solita nota di neroli. Per finire andiamo a una chicca, un qualcosa che di nicchia in realtà non ha tantissimo, perché è figlio di una marca di skincare, non riusciamo manco a dirlo, l'Eau de Campagne di Sisley. Quanto mi piace, quando l'ho vista lì ho detto sì, tu sarai, o meglio tu sarai la fragranza dell'estate di un ometto sopra i 40, quindi da me in poi, cioè un qualcosa da utilizzare proprio per avere un tripudio di freschezza, per essere trasportati, proprio buttati in un campo verde con tutte queste note che vanno dalle note erbacee alle note un po' aromatiche, a un qualcosa proprio che ti fa star bene ma con semplicità e soprattutto con eleganza, perché questo profumo può andare benissimissimo anche a chi porta giacca e cravatta tutto l'anno e che d'estate vuole rilassarsi con tranquillità, con semplicità, ma con una fragranza distintiva. Ha un tripudio proprio di freschezza e piacevolezza all'inizio che va via via scemando, essendo l'Eau de Campagne un eau de toilette. Sicuramente le signore conosceranno questo profumo, o comunque i profumi di Sisley, che anche nell'ambito femminile sono interessanti e anche un po' costosi, a differenza dell'Eau de Campagne, ma la conosceranno per la skincare, ovviamente, che è super top. Quindi, detto questo, che dirvi? Io spero che la review vi sia piaciuta. Anche l'altra tematica del profumo vi ha abbastanza interessati, quindi cosa non fare quando si sceglie un profumo. Quindi è possibile che il prossimo video sia un video su quello. Sottoscrivetevi al canale, accendete la campanellina per essere sempre aggiornati quando pubblico un altro video e mi raccomando seguitemi su Instagram, Twitter e Facebook e non perdetevi le live. Sto accumulando come al solito varie richieste per poi soddisfarle nelle solite live. Un'estate al mare, stile balneare, in salvaggiare, per vedere da lontano gli ombrelloni neon.